25 maggio 2023, Polifoni rilascia l'update 1.34. Fino a un paio di giorni fa pensavamo che fosse il solito comune aggiornamento dove ci portano qualche auto nuova, nuove piste su cui correre, ma non per il tracciato quanto per il tipo di gara. E invece questa è una data da segnare sul calendario, perché finalmente un altro nostro desiderio ricorrente è stato avverato. Ma dovete avere pazienza e aspettate di arrivare al punto 7 della lista degli aggiornamenti. Apriamolo come sempre insieme e andiamo a vedere quali sono le novità. Tenetevi forte. Già qui vedete le tre nuove auto, ma queste già le sapevamo più che altro. Andiamo a vedere i costi. Due dovrebbero stare sulle auto leggendarie. E invece non ci sono. Andiamo invece a vedere la terza auto introdotta, vediamo il prezzo di acquisto. $300.000 crediti, quindi rimaniamo nella media di queste auto, vediamo 660 punti prestazione. Auto molto interessante e questa la prendiamo subito. Al punto 2 dell'aggiornamento troviamo delle nuove gare da correre. Vediamole una per una, vediamo se magari c'è qualche nuova gara per farmare. In America, circuito Blue Moon, Nissan GT-R Cup, quindi una gara ad hoc per la New Entry R32 che però non c'è. Invece in Road Atlanta è stata introdotta una gara da correre con le Super Formula, 15 giri, 160.000 crediti. Setup libero. Anche in Europa troviamo una nuova gara nell'autodromo di Monza, ovviamente anche questa per la New Entry Giulia, ma che io non ho trovato nelle mie auto leggendarie. Circuito di Etopolis, nuova gara per le Super Formula, 200.000 crediti la ricompensa, anche qui setup libero. L'ultima, High Speed Ring, American Clubman Cup, 700 punti prestazione, anche questa diciamo creata per correre con l'auto che ho appena comprato, ovvero la Maverick. Passiamo al punto 3, come ogni aggiornamento. Vanno ad introdurre dei nuovi scenari, quindi sono state introdotte due nuove località. Ovviamente le trovate in evidenza al Stadio Nazionale, lo stadio del Giappone, e Lake District. Qui invece siamo in Inghilterra. Punto 4, andiamocene nel caffè. Sono stati introdotti due nuovi menu extra, quindi non si corre ma solo collezione di auto. Vediamo quali servono. Menu extra 22 premi SEMA GT, e questa con l'auto che ho comprato ce l'ho tutte, vediamo quali sono. Quindi tre case di elaborazione, la Greening Auto Company, l'ultima Maverick che ho comprato, la Eckers Road Custom e la Grady con la Fugu Z, che tutti quanti conoscerete, tutte auto che trovate nei concessionari del nuovo. Prendiamo subito il biglietto. 5 stelle.
Il menu extra 23 invece, BMW M3 Sport Evolution dell'89, la Ford Sierra RS 500 Cosworth introdotta qualche patch fa, e l'ultima, la R32, che in teoria da oggi doveva essere disponibile, ma così non è. La troveremo. Queste auto le trovate tutte nell'usato, se non ricordo male, sia l'M3 dell'89 che la Sierra RS 500. Invece la R32 dovrebbe essere nelle leggendarie. Mi sorge un dubbio, giusto per curiosità. Eccole qua ragazzi, stanno nelle auto usate, quindi il problema e l'errore sta proprio sul sito di Gran Turismo, ovvero dove parlano dell'aggiornamento. Hanno scritto che queste auto le trovavamo nelle leggendarie, invece stanno proprio qui, nelle auto usate. Oh mio Dio, va bene, acquistiamo queste auto. Questa quando la vede mio padre impazzisce. E questa invece fa impazzire me. Prendo quindi anche l'altro biglietto e apriamo insieme. Vediamo che premi tirerà fuori. E questo? Per aver partecipato alla TGR GT Cup. Partecipa a round 3. Polifoni, io vi ringrazio, non so che cosa ho fatto per meritare questa, però grazie. Apriamo invece 5 stelle. Biglietto di invito per Citroen che a me non serve a nulla perché già le ho comprate tutte. Molto meglio, molto molto meglio. Il punto 5 e il punto 6 ne parliamo solo, non vi porto neanche a vederlo per non perdere tempo, voglio arrivare al punto 7. Nel punto 5 sono state aggiunte nuove voci nelle sezioni Alfa Romeo e Ital Design del concessionario delle auto nuove. Il punto 6 invece, per quanto riguarda le auto usate, l'algoritmo di valutazione della messa a punto del servizio di valutazione auto è stato calibrato per le auto che montano parti della categoria Suprema. Di cosa sto parlando? Punto 7. GT Auto. Il servizio sostituzione motore è stato aggiunto al menu manutenzione e servizio auto. Attenzione perché questo sarà disponibile per chi come me a livello collezionista 50, quindi dovete arrivare al massimo livello di collezione auto, altrimenti questo non lo sbloccate. Voglio prendere subito un'auto dove è possibile montare un motore swap. Entriamo in GT Auto, vediamo se lo troviamo qui. Sotto a carrozzeria larga si è aggiunta la voce sostituzione motore. Ed eccolo qua, questo è il motore che noi dovevamo trovare nel biglietto, è il motore swap della RX7 che io già ho sull'altra cappuccino. Quindi finalmente ragazzi si possono comprare i motori swap per tutte le auto.
Non vedevo l'ora, penso che non vedeva l'ora praticamente tutta la community di Gran Turismo, soprattutto chi non ha vissuto il glitch della patch 1.17 e nel garage ha solo un paio di motori swap perché con i biglietti non si prendono mai. Ragazzi, finalmente possiamo comprarli, quindi buon divertimento. Trovate le auto swap per Tokyo all'interno del mio canale, adesso ve le porterò tutte perché sono dei piccoli mostri cattivi che vale la pena guidare, perché comunque se mi conoscete, se mi seguite, sapete che se vi porto un'auto è perché è bella da guidare oltre che veloce. Punto 8. Anche per questo dovete avere il livello collezionista 50, altrimenti non sarà disponibile quello che vi faccio vedere. Vedete sport, sport club, semicorsa, corsa e ci fermavamo ad estremo, è stata aggiunta la categoria suprema, quindi possiamo ancora andare oltre con la modifica e l'elaborazione delle nostre auto. Ovviamente non tutto è disponibile per tutte le auto, ma troveremo solo alcune auto nelle quali sarà possibile installare tipo turbocompressore a regimi ultra elevati. Anche questi prima li trovavamo solo e esclusivamente con i biglietti, quindi fondamentalmente non li trovavamo mai. Per il punto 9 entriamo nella modalità sport. So che molti di voi già avranno chiuso il video e stanno già mettendo i motori sulle auto. Entriamo ad esempio nella Nation Cup, vedete che è stato aggiunto il pulsante prove libere, praticamente è uno skip rispetto al partecipa, selezionare l'orario eccetera eccetera. Con questo entriamo direttamente nelle prove libere, selezioniamo o noleggiamo un'auto e andiamo direttamente in pista. Terminiamo col punto 10, parliamo della sezione multigiocatore dove sono state introdotte in lobby le nuove limitazioni per appunto le auto swap e con i nuovi componenti. Inoltre è possibile regolare direttamente all'interno della lobby le impostazioni del joystick, la correzione dell'esposizione della luminosità, insomma hanno introdotto qualche controllo in più, ecco, nulla di stravolgente. Bene ragazzi, io vi saluto perché ho molto da fare, devo comprare tantissimi motori swap perché non li vedo più dalla patch 1.17, credo di averne trovati giusto un paio, ma sempre di quelli vecchi, non di quelli nuovi, di quelli non ne ho nemmeno uno. Quindi vado a montare questi motori, sicuramente tirerò fuori tantissime auto meravigliose per Tokyo e non vedo l'ora perché 2 o 3 ce l'avevo proprio come rabbia che li volevo, non mi arrivavano mai, quindi vado a montarli. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere nessun video. Se non sapete che cosa sono i motori swap, come si trovano e come si montano, trovate un video dedicato all'interno della playlist Gran Turismo 7, sempre nel mio canale. Vi saluto ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo. Al prossimo video!